Immagina un mondo fantasy dove sei libero di esplorare, di visitare città, di parlare con i passanti, di vendere e acquistare cose e di combattere. Sembra un cliché dei giochi moderni, vero? Eppure nel 1981 c'è stato un gioco che ha gettato le basi per tutto questo, Ultima. Un titolo che, dietro alla sua grafica rudimentale, nascondeva un'anima innovatrice e un potenziale che non tutti sapevano immaginare. Benvenuti in una nuova puntata di Videogiochi da ricordare. Buona visione! I primi anni '80 sono ricordati come il periodo d'oro per le sale giochi, ma nelle case si stava facendo strada il fenomeno degli sviluppatori da soffitta, persone, a volte anche molto giovani, che coltivavano la loro passione per la programmazione creando giochi sui primi home computer. E prima che i giochi di ruolo fossero esperienze visivamente sbalorditive, c'era Ultima, un titolo che anticipava molti degli elementi che oggi consideriamo uno standard dei videogiochi di ruolo. Quello che rese Ultima rivoluzionario fu la sua libertà. A differenza dei videogiochi di ruolo precedenti, Ultima non è di certo stato il primo. In Ultima il giocatore non era vincolato ai soli dungeon e a una trama rigida. Seppur in modo rudimentale rispetto alle opere attuali, il giocatore poteva comunque esplorare liberamente il mondo, interagire con gli abitanti, commerciare, apprendere nuove abilità, rubare e persino viaggiare nello spazio con una navicella. E questo perché il gioco era sì a tema fantasy, ma si concentrava sul farci viaggiare nei mondi e nello spazio alla ricerca di una macchina in grado di farci viaggiare indietro nel tempo, così da impedire a uno stregone malvagio di creare delle gemme che lo renderebbero immortale. Per molti aspetti era quindi un'esperienza di gioco a tutto tondo e senza precedenti, che offriva un senso di libertà e di immersione mai provati prima. Uno degli aspetti più caratteristici di Ultima era anche il modo in cui alternava le sue due visuali. Durante l'esplorazione del mondo esterno, delle città e dei castelli, il giocatore si muoveva su una griglia bidimensionale che offriva una vista dall'alto del mondo di gioco. Questa prospettiva permetteva di avere una visione d'insieme dell'ambiente circostante e facilitava la navigazione. Tuttavia, una volta entrati in un dungeon, la prospettiva cambiava radicalmente. Il gioco passava alla visuale in prima persona per offrire un'esperienza più immersiva. Questo cambio di prospettiva contribuiva a creare un senso di varietà e a rendere l'esperienza di gioco ancora più memorabile. In Ultima non mancavano anche altre caratteristiche tipiche dei giochi di ruolo, dalla creazione del personaggio con tanto di punti esperienza da spendere nelle diverse caratteristiche come la forza, l'agilità, l'intelligenza e altro, l'accumulo di punti esperienza, i movimenti a turni, magie da castare e la gestione dell'inventario. Fu un vero e proprio punto di svolta per il mondo dei videogiochi, ispirando generazioni di sviluppatori e dando vita a una delle saghe più longeve e amate del settore. C'è da dire che, anche se oggi è una serie non più portata avanti, l'ultimo episodio risale infatti al 2013, si può dire però che negli anni 80 e per parte degli anni 90 quella di Ultima fu la saga di riferimento per i giochi di ruolo su computer, motivo per cui assegno al suo capostipite la medaglia al valore storico. Vediamo adesso chi è l'uomo che si nasconde dietro a questo videogioco. Richard Garriott, nato nel 1961 a Cambridge in Inghilterra, meglio conosciuto come Lord British,
lui stesso si è anche inserito come personaggio all'interno del mondo di Ultima, potremmo dire che è stato proprio uno di quei sviluppatori da soffitta che ho menzionato all'inizio della puntata. Ma in realtà è molto più di un semplice creatore di videogiochi. Questo visionario ha saputo trasformare la sua passione per il fantasy e la programmazione in un impero economico, iniziando a programmare i primi giochi, tra cui lo stesso Ultima, mentre era ancora al college e accumulando negli anni una notevole fortuna grazie al successo della serie Ultima. Ma Garriott però non si è fermato qui. La sua sete di esplorazione lo ha portato ben oltre i confini del mondo virtuale, spingendolo a realizzare uno dei suoi sogni più grandi, ovvero viaggiare nello spazio. Nel 2008 infatti è diventato uno dei pochi civili a varcare i confini della Terra, partecipando a una vera missione spaziale. Oggi Richard Garriott continua a stupirci, infatti sul suo sito web personale è possibile ammirare le sue vaste collezioni che spaziano da cimeli spaziali a rari artefatti storici. In qualche modo possiamo considerare Garriott come uno dei pochi e grandi esploratori del nostro tempo. L'originale Ultima uscì nel 1981 su Apple II, ma presto venne convertito anche per altre piattaforme. Nel 1986 Garriott creò anche una riedizione migliorata, chiamata The First Stage of Darkness, che, per chi lo desidera, è possibile trovare sullo store digitale GOG, compreso insieme a un pacchetto che include anche Ultima 2 e Ultima 3. Tuttavia il primo Ultima, ma direi anche tutta la saga, a mio avviso sente davvero parecchio il peso degli anni e quindi se lo si vuol giocare per la prima volta direi che questa andrebbe più intesa come una sorta di operazione di archeologia videoludica piuttosto che la ricerca di un vero e proprio intrattenimento. Diverso invece il discorso collezionistico, dato che la saga di Ultima è sempre stata proposta con molti bonus, tra cui mappe, a volte fatte anche in stoffa, e dei manuali molto belli che approfondivano molto la storia del gioco, gli ambienti e i personaggi. E quelli erano i tempi in cui anche al packaging veniva data una certa importanza per far entrare il giocatore nella giusta atmosfera. Siamo pronti per farci strada nel reame del viale dei ricordi. Per quanto riguarda Ultima, devo dire che ho proprio provato a fare una di quelle operazioni di archeologia videoludica a cui accennavo poco fa, utilizzando proprio il pacchetto, quello presente su GOG. E sì, effettivamente il primissimo episodio sente davvero tanto il peso degli anni. Per quanto riguarda questa serie, non l'ho mai effettivamente giocata perché ricordo che in particolare quando ero adolescente, alcuni amici che avevano il computer più o meno intorno alla metà degli anni 90 provarono a giocare a uno degli episodi di questa saga, me lo fecero vedere, ma sinceramente io non ero molto attirato da questo tipo di gameplay. Oggi invece i videogiochi di ruolo mi piacciono davvero parecchio, potrei dire che è uno dei generi che gioco di più, ma all'epoca Ultima non ha davvero saputo conquistarmi. Tuttavia devo comunque riconoscere l'importanza di questa opera all'interno della storia dei videogiochi. E quindi questa puntata di videogiochi da ricordare finisce qui, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!